Una nuova puntata di Cibolo Passion è allo start, quest'oggi un approccio un po' particolare nel nostro mirino Sua Maestà Lorata, insidiata in un contesto differente dal solito, cioè andiamo dalla barca, andiamo con la barca del mitico Landi, una barca di dimensioni medie, perché vogliamo far vedere che questo approccio di pesca dell'orata e dalla barca lo si può fare con qualsiasi mezzo galleggiante, per così dire. La barca di Landi è sicuramente una anche bellissima barca, però questo si può fare anche con un kayak, con un gommoncino, un tender, insomma qualsiasi mezzo disponibile galleggiante. Perché abbiamo scelto la barca? Perché si va vicino a una scogliera, Landi, si va vicino a una scogliera intorno ai 100 metri più o meno, è una scogliera in cui non c'è l'accesso a piedi, quindi noi per comodità abbiamo scelto la barca, ma niente di che, cioè nel senso si può fare in qualsiasi contesto. Esatto, perché l'approccio sarà il medesimo che si può rimettere in azione anche dalla riva. Noi andiamo dalla barca perché i pesci sappiamo essere in quella zona e a piedi non ci si può andare, ma veramente lanciando si potrebbe veramente arrivare vicino alla scogliera. Quindi non resta che girare la chiave, mettersi in moto, posizionarsi sulla zona e cominciare a prendere Sua Maestà Lorata. Questa sì è da retino, direi. Il bello di avere un retino lungo è questo. Questo vento non aiuta. Questa comincia a essere un'orata, che può chiamarsi orata, ragazzi, Bene, sono contento. Pesce dignitoso, divertente e anche combattivo. Bene. Grande Landi, un bel pesce davvero. Non è da 3 kg però. Vabbè, però. Vabbè, la scogliera BLX appare per i suoi denti, Sì. E non molla. Ma si aspetta. Bravo. Sì. Un bel pesce. Bella, bravo Lando.
Mettici. Bravo. Pescetto, Vabbè, però, dai, il pescetto è mica tanto pescetto. però, sono divertenti, dai. Bel retino. Quello di sicuro. E dai. Aspetta un po', vai. A posto. Faccela vedere, faccela vedere. Bel pesciotto. E si continua così. Vai, vai. 3 parole doverose sulle attrezzature che stiamo mettendo in azione, 2 bolognesi differenti ma tutte e 2 ideate per il mare, ottime dalla scogliera e dalla riva, ma oggi le abbiamo testate anche in un approccio un po' diverso per Civolo Passion, cioè dalla barca, e stanno dando ottimi risultati nelle 2 versioni. Io impugno la frangente BLX Advanced, la 6 metri, qui ci sono circa 5 metri di fondo, quindi pesco un po' stretto diciamo, mentre Landi ha optato per la sua scogliera BLX Energy Light 7 metri, quindi pesca un pochino più tranquillo. 2 azioni differenti, la BLX Energy Light di Landi è più forte, quindi consente di spingersi anche con diametri ben più importanti di quelli che stiamo, di filo chiaramente, ben più importanti rispetto a quelli che stiamo utilizzando quest'oggi, però ciò nonostante la volontà di Landi era di metterla in azione anche con un filo sottile per vedere la risposta. Io ho un'azione un pochino più raffinata, la frangente BLX Advanced è molto una all around per il mondo dell'acqua salata, ci si può pescare con fili sottili, consente, nel frattempo mi passa l'aereo perché quando noi facciamo le riprese tecniche deve sempre passare l'aereo per rovinare gli audio, ma vi accontenterete. Comunque è una canna che in linea di massima la si può ottimizzare sia con diametri dello 0,10 0,12 ma dà ottime prestazioni di tiro anche arrivando a uno 0,18. Stesso discorso per i casting galleggianti, oggi stiamo pescando con 2 grammi ma sono entrambe canne in grado di lanciare controvento anche galleggianti piuttosto importanti. In entrambi i casi abbiamo voluto abbinare dei top di gamma per quel che riguarda i mulinelli e abbiamo messo entrambi in azione l'Invictus, io nella misura più piccola, Landi nella misura 4000, quindi l'Invictus XT è un alleato che ormai da un bel po' di tempo ci affianca in quasi tutte le pesche del mare, benché non sia un mulinello nato espressamente per il mare, al mare si adatta veramente bene, come fanno un po' tutti i top di gamma a Trabucco. Grande save, grande save. Ma non è un mostro, Non vuol dire. Assolutamente un mostro. Però... ma non è piccolo. Guarda, vieni. Oh, un bel pesciolino. Addio il Serra, mamma mia c'è andato il Serra, l'hai visto? No, non l'ho visto. Il Serra, un bel pesciotto. Aspetta. Olè. Oh, grande save. Via. Vediamo un po'. Sì, sono pesci taglia mio figlio, Questi a Leandro me li richiede. Babborata! Tieni cara. Vediamo un po', abbassa il retino. Bravo, così. Olè! E vai. Allora, è cambiato drasticamente la situazione meteorologica, il cielo più o meno è rimasto lo stesso, però ha mollato il vento come da programma, quindi abbiamo apportato qualche piccola modifica alle lenze. Stamani mattina eravamo appoggiati con il sondaggio, adesso ci siamo alzati per renderle un pochino più visibili e abbiamo anche aumentato la gittata di lancio, cioè ci stiamo allontanando dalla barca
perché chiaramente con questa bonaccia, con questa calma, si suppone che la suscettibilità dei pesci aumenti e quindi ci vogliamo allontanare da quello che riteniamo essere una zona ai loro occhi pericolosa, cioè quella della barca. Il sistema ci sta facendo vedere qualche tocca in più, quindi direi che è stata una buona mossa. Hai visto che avevamo perso tutte le speranze e invece un altro pesciotto inaspettato si fa vedere. Non è un mostro, però ora c'è anche il retino chiuso, chiaramente non è un mostro, ma il retino ci vuole, ragazzi. Allora, prodezza con pesce in canna, apertura del retino. Ok, vediamo un po'. Olè, bel pesciotto, vediamolo un po'. Un pesciotto discreto della taglia più o meno che ci aspettavamo. Se ci riuscissi a prenderlo sarebbe male. Anche questo ha mangiato preciso fuori, quindi comunque è un pescino dignitoso. Ora speriamo che si siano riattivati. Guardate come l'ho presa con l'amo. Ah no, è dentro. No, ha mangiato bene, ho detto una cavolata, avevo visto i vermi fuori, pensavo di averla agganciata fuori. Quindi insomma, mai mollare, Bene, come da programma è cambiato il vento e chiaramente si è girata la barca. Voi direte, perché non vi siete ancorati a 2 ancore? Ecco, una situazione con vento molto forte come c'era stamani mattina, ancorarsi a 2 ancore era comunque controproducente, perché comunque ci saremmo trovati a pescare in una maniera relativamente sbagliata. Ci siamo ancorati ad un'ancora più una seconda ancora a picco, a tocca non tocca sul fondo, che consente alla barca di tenere un buon assetto relativo, cosa che però cambia se il vento cambia. Stamattina c'era vento forte di terra, quindi avevamo la poppa al mare. Ora c'è stato un attimo di bonaccia che ci aveva fatto sperare di pescare un po' in tranquillità, non è chiaramente stato possibile. È arrivato immediatamente il vento di mare che ci ha messo con prua a mare. Ora ci troviamo a pescare in un'altra zona. Fortunatamente stamani mattina, conoscendo il meteo, avevamo filato poca cima e quindi più o meno la zona di pasturazione resta quella. È chiaro che però dopo uno spostamento del genere dobbiamo ricreare un letto di pastura, come abbiamo fatto stamani mattina all'inizio della giornata, con l'intento di spostare quei pochi pesci di pascolo da una zona teoricamente più spostata verso mare di circa una cinquantina di metri a una zona più spostata verso terra di relativi 50 metri. Insomma, un lavoretto che va fatto e che non va assolutamente trascurato. E riparte la signorina. Bella vitale. No, se fosse troppo facile non ci piacerebbe, quindi questo è il massimo di divertimento, anche se non è un pesce gigante, è molto vitale e quindi ora però tac, bravo Landi. Olè. Oh, la scogliera BLX, prima l'ho presa un attimino io in mano e mi ha fatto prendere un pesce, sta rendendo più lei dell'altra. Dobbiamo capire, anche se le lenze sono realmente identiche, Non si dice, sono realmente identiche perché le abbiamo fatte alla stessa maniera. In realtà la canna quella lì sta facendo gli straordinari. Anche questa in punta, vai. Sì, punta in punta. Bella, bravo! 3 parole sulla montatura. Galleggiante da 2 grammi, il galleggiante in questione si chiama Seaman, altamente visibile, soprattutto con l'antenna cava gialla che in una condizione come oggi è stata determinante. Anche Landi era partito con un altro colore, poi l'ha sostituita perché effettivamente il giallo cavo
permetteva di vedere il galleggiante in ogni condizione. Questa qui è una forma abbastanza marittima, quindi va bene per gran parte delle situazioni, e quando pesco la barca quasi sempre vado a utilizzare il Seaman in 2 grammi o anche in 3 grammi. La lenza è una lenza abbastanza semplice ma non così scontata. Siamo andati a localizzare 4 piombini su un galleggiante chiaramente da 2 grammi, 4 piombini a mo' di bulk molto ravvicinati di una misura piuttosto importante, per cercare di tarare circa i 3/4 del galleggiante. Da questi piombini poi si discende verso il punto di congiunzione tra terminale e lenza madre, e in una distanza approssimativamente di un altro 1,5 metri andiamo a disporre altri 8 piombini a completamento della formazione, che ha il compito di tarare bene il galleggiante, perché il galleggiante va tarato molto bene in questo tipo di pesca. L'orata apprezza il bigattino, però spesso non ne va particolarmente ghiotta, quindi molti pesci vengono presi fuori dalla bocca, quindi va da sé che essere estremamente pronti sulla ferrata può tradurre il tutto in buone catture. Dormire o essere in ritardo o avere un galleggiante poco sincero spesso si traduce in delusioni e ferrate a vuoto. Ne abbiamo fatte di ferrate a vuoto, cioè non è che siamo maghi al riguardo, però chiaramente la percentuale deve essere spostata verso il successo. Quindi abbiamo detto una piombatura che si concretizza più o meno a metà della distanza che intercorre tra galleggiante e amo, in 4 pallini un po' più grossi e poi altri 8 pallini a completamento della taratura del galleggiante. Il terminale è un terminale da circa una 70 di centimetri. Siamo partiti con uno 0,12, poi ci siamo alzati a uno 0,14 per poi riscendere a uno 0,10. Tutte le volte abbiamo messo in pesca, sia io che Landi, l'immancabile XPS Ultra Strong FC 403, che insomma c'è poco da raccontarlo, l'abbiamo parlato e mostrato in 1000 occasioni, e anche oggi sta facendo grandi prestazioni, sta ottenendo grandi prestazioni. Gli ami oggi si va a orate, quindi un amo estremamente leggero non può andare bene, estremamente piccolo non sempre può andare bene, quindi abbiamo scelto un compromesso, sia io che Landi abbiamo optato per il 710 XB, ve lo prendo. Io ho l'abitudine di portare con me sempre le solite 3 misure alla fine, che sono le unisco insieme con una sorta di fascetta, e sono alla fine il 16, il 18 e il 20 del 710. Perché? Perché è un amo con forma tonda, resistente e che può darci un vantaggio anche quando si ha a che fare con l'apparato boccale dell'orata, che notoriamente, anche se l'orata è di piccola dimensioni, è in grado di schiacciare e chiudere gran parte degli ami in circolazione. Questo amo secondo me è il compromesso giusto, è un amo non eccellente per la spigola, anche se comunque dà buoni risultati anche per la spigola, ma ottimo quando si tratta di saraghi, spariti in generale e nello specifico oggi orate. Quanti bigattini abbiamo messo in azione su questo amo? Ne abbiamo posizionati in abbondanza. Sì, perché in questo tratto di mare e in particolare in questo periodo dell'anno andare a mettere 1 o 2 bigattini abbiamo notato che non rende molto, e quindi ci andiamo a mettere un bel ciuffo di bigattini composto da 4, 5, addirittura Landi in certi momenti sull'amo del 16 ne ha messi 6. È chiaro che questo va a discapito della naturalezza di presentazione dell'esca, però agli occhi dell'orata vi garantisco che in particolari situazioni come queste fa la differenza nel vedere qualche mangiata in più. Ha un ottimo appeal sia sulle orate grosse ma anche sulle orate di media taglia, quindi il mazzo di bigattini in questo caso un dito in su per lui. Sembra che il picco della marea sta rendendo. Non un mostro, però è sempre un'orata. Un pochino più bellina dell'altra. È solo? Sì, sì, faccio da me, faccio da me. Bene, bene. Proprio bellina. Più o meno sono tutti. Sono tutti uguali, sì, sono quelli di branco, sì. Che mossa!
fettura del retino in voilà. modalità ninja. Il rischio di bagnare i bigatini non ce n'è, quindi andiamo. Questo addirittura è ingoiato. Ah no, è girata. Non dà una ratella? Chi c'è dietro? Chi c'è dietro? C'era un serrotto dietro, non so se si è visto. Oh, ora l'abbiamo girata nel verso giusto. Retino. Ovviamente m'ha sentito quando ho detto retino. Vai dentro, bella. Oh, e vai, altro pesciotto. È più bellina di quello che sembrava all'inizio. Scogliera ancora in piega. Faccela vedere, Landi. Vediamo un po' chi arriva. Un altro bel pesce. Un altro bel pesce. Fai da solo? Sì, dai che fai da solo. Lo sai la mossa. La mossa della lunga retino che si conclude sempre con una bella retinata. Olè! Altro pesce. E vai. Abbiamo messo parecchio in piega, le canne oggi. E questo è un bel pesciotto, decisamente interessante. Vai. Olè. No, questa è bella. Questa è bella, vai. Vieni bella. No! È partita all'ultimo. Attento che Leandro poi si arrabbia. Vai. Mamma mia, si è slamato dentro il retino. No, davvero? Sì. Grande. Mio figliolo ringrazia. C'è della carne. Io mi diletto con la frangente BLX Advanced. Questo è un po' più bello del solito, Non so quanto bello, però la sta venendo su, quindi fra pochi istanti scopriremo quanto è bello. E nel frattempo sta mangiando di là. mi muovo. Vediamo, facciamole aggallare insieme, così si vedono con la action. Questa non è nemmeno piccola. No, non sono è bella, piccole, sono da guadinare. Sono da guadinare tutte e due. Via. Ora facciamo casino. Allora, ora facciamo casino, si perdono tutte e due. Allora, prima la mia. Olè, vai con la tua. La mia è più arrabbiata. Vai. Tira tu. No, torna indietro. Olè, doppia retinata. Aspetta che metto la canna nel portacanne. Tienimi un attimo il retino, Nandi. Vai, aspetta, lo recupero io così facciamo. Allora, probabilmente abbiamo intrigato tutto, però. Sì, dai, però bellina, la retinata doppia. Sono stampate uguali, belle, Belle. Belle. Dai, grande, avanti così. Bene cari amici, direi che è l'ora dei saluti. Questo è l'ultimo pesce della giornata perché veramente ci siamo divertiti all'inverosimile. Tantissimi pesci, uno dietro l'altro, tutte orate, una taglia divertente, abbiamo fatto ottimi carnieri, tanti rilasci, abbiamo tenuto qualche pesce, quindi insomma direi che la giornata può dirsi conclusa. Lui sta aspettando il retino, via, gli passo il retino. E non mi resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo appuntamento di Pesca con la Bolognese insieme. Ciao a tutti da Saverio e dall'incannato Landi. A presto amici, alla prossima.